Non hai mai assaggiato gli spaghetti aglio e olio in questo modo? Oggi sul piatto, Flavia Diamante ci mostrerà questa amata ricetta degli italiani elevando la freschezza e l'aroma dell'aglio, pressato e non soffritto. È l'ingrediente speciale che trasforma il piatto in un'ode ai migliori profumi e sapori del mare. Un viaggio sensoriale in cui la bottarga di Mugine danza come un'onda cristallina tra i fili dorati degli spaghetti. Partiamo con l'essenziale: l'aglio fresco, l'anima di questo piatto. Poi olio d'oliva, vero oro liquido. Non può mancare il prezzemolo, naturalmente gli spaghetti trafilati al bronzo. E per i più audaci un ingrediente che farà brillare il piatto: la bottarga di Mugine, un tesoro del mare che promette di elevare ogni boccone. Per conservare la freschezza e l'integrità degli ingredienti useremo un mortaio e pestello, unendo tradizione e gusto in ogni pestata. È un po' come fare una sorta di pesto alla genovese. Questo piatto è velocissimo, il tempo di cuocere la pasta. Quindi Flavia inizia proprio da lì. 11 minuti per noi ed è a tavola. Qui stiamo utilizzando una pasta trafilata al bronzo, la molisana. A noi piace molto, forse è la nostra preferita. Saliamo l'acqua. Bene, gli spaghetti sono in cottura, ora prepariamo il condimento. L'aglio, uno spicchio a testa. Dopo aver pelato l'aglio è importante rimuovere il germe per questo piatto. Il germe spesso è considerato responsabile di un sapore più amaro. Ecco perché lo rimuoviamo, ma non solo per questo motivo, anche perché il germe tende ad essere più fibroso e non si schiaccia con la stessa facilità del resto. Vedete? Il germe può essere facilmente estratto così, dopo aver tagliato lo spicchio a metà. Con questo semplice gesto ci assicuriamo che il nostro aglio sia perfettamente preparato per offrire un sapore delicato ed una consistenza morbida, senza interruzioni nella cremosità del condimento. E ora l'aglio è pronto, possiamo procedere alla creazione di un condimento squisito. Flavia trita grossolanamente gli spicchi d'aglio per sminuzzarli un po' prima di metterli nel mortaio. Mentre Flavia trita il prezzemolo per il nostro piatto, approfondiamo la storia degli spaghetti aglio e olio. Già, lunga storia. L'aglio, sebbene conosciuto nell'antichità, ha iniziato ad essere ampiamente utilizzato nella cucina italiana tra il XIV e il XVII secolo. Periodo in cui molti ingredienti si apprestavano a definire lo stile culinario italiano moderno. Una sorta di età dell'oro della cucina italiana. La pasta, d'altra parte, ha origini antiche, parafrasando Ugo Tognazzi. Saranno stati anche i cinesi ad inventarla, ma sono rimasti lì, ad uno spaghettino lesso e bianchiccio. Mentre noi, con astuzia e fantasia, abbiamo creato fuochi d'artificio di paste asciutte. Passiamo alla bottarga. La bottarga, un'antica fonte di sapore e nutrimento, documentata per la prima volta nel delta del Nilo intorno, pensate, al X secolo a.C., rinomata in tutto il mondo per il suo delicato sapore umami. Prima di grattugiare dobbiamo rimuovere la pelle esterna della bottarga, proprio come sta facendo Flavia. Ma che roba è, esattamente? Fatto con l'ovario del pesce, le cui uova vengono essiccate, stagionate e compresse in una prelibatezza grattugiabile. Diversi tipi di pesce, diversi tipi di bottarga. Questa nostra è prodotta in Sardegna con le uova del cefalo grigio, molto apprezzata per il suo sapore delicato. Viene chiamata bottarga di Mugine e i sardi usano un processo tradizionale per produrla, premendo i sacchi di uova salate tra assi di legno per asciugarle tra le 2 e le 4 settimane. Non sorprende che la bottarga sia un ingrediente in molti piatti tradizionali sardi,
inclusa questa ricetta. Tuttavia, anche se non ti piace la bottarga o non riesci a trovarla, il processo di preparazione della salsa aglio e olio che stiamo mostrando qui può essere utilizzato per fare la pasta con altre variazioni di sapore, con il peperoncino, acciughe o pangrattato. Bene, quanto ponderato ci mena all'aglio e all'olio. Questo è il modo più fresco e nutriente di preparare e gustare l'aglio e l'olio extravergine d'oliva. Iniziamo aggiungendo un pizzico di sale grosso all'aglio per aiutarci nell'opera. Va bene dare delicati colpetti all'aglio così per iniziare il processo di schiacciamento. Se stessimo usando un pestello più pesante, in marmo, non vorremmo rischiare di scheggiare il mortaio, ovviamente. Noi preferiamo i pestelli in legno per vari motivi. Uno è questo. A differenza delle preparazioni che infondono l'olio soffriggendo l'aglio, qui schiacceremo gli spicchi d'aglio fresco fino a ottenere una pasta, usando un mortaio. In Sardegna sovente l'aglio viene strufinato, strusciato anche direttamente sul piatto, se ruvido. E Flavia usa il nostro mortaio e pestello preferito, Made in Italy, fatto in Italia a Carrara, marmo bianco di Carrara, lo stesso usato da Michelangelo. E lei è la nostra Angioletta. Ora Flavia sta usando un movimento di macinazione tradizionale per trasformare l'aglio in una pastella. Il processo è velocissimo, 1 o 3 minuti al massimo, a seconda della tua abilità. Qui lo stiamo mostrando in tempo reale. Una volta che l'aglio è quasi completamente schiacciato, iniziamo a versare a filo l'olio extravergine d'oliva, mescolando energicamente per amalgamare ed infondere. Fatto. Per chi usa la bottarga, come noi, aggiungetene la metà ora ed anche un po' di prezzemolo. E guardate che bel condimento e che profumo! Intenso ma non pungente. Flavia ha finito giusto in tempo, poiché la nostra pasta è pronta, cotta al dente. Ecco che va. Un rapido mescolamento nella salsa fresca . E si passa al piatto. Notate l'emulsione che si è creata tra gli ingredienti. Che piatto! Un filo d'olio, un'ultima spolverata di prezzemolo, bottarga ed il ricco pasto è servito. Che roba, che cos'è? Ancora fumante con tutto il profumo del Mediterraneo. La prossima volta che avrete voglia di spaghetti aglio e olio, provate a farli così, a crudo, e se vi capita con bottarga. E non dimenticatevi di iscrivervi a Piatto, di cliccare la campanella per le notifiche, di mettere un bel mi piace e di farci sapere nei commenti come fate la vostra aglio e olio preferita.